Ciao a tutti, come essere attraenti? Vediamo una strategia per l'attrazione fatale. E cos'è un'attrazione fatale? Un'attrazione fatale è un'attrazione non controllata, un'attrazione in cui la parte emotiva prende completamente il sopravvento rispetto alla parte logica, in cui la realtà cambia completamente. Nell'attrazione fatale cambiano le regole, 2 più 2 non fa più 4. E allora cosa succede? Succede che la persona può entrare in un mondo onirico, come un mondo di sogno, dove tutto può essere possibile, anche fare delle cose che tu non faresti mai. Noi capiamo che una persona è attratta fatalmente da noi quando per noi è disposta a fare delle cose che non farebbe mai. E allora come facciamo a produrre attrazione fatale? Dobbiamo andare piano piano a scardinare quelli che sono i vincoli, le barriere, le costruzioni logico-razionali che questa persona si è fatta. Perché tutto è possibile, noi possiamo costruirci un mondo completamente diverso e dobbiamo sfruttare proprio questa caratteristica. Far innamorare quindi in modo fatale significa, significa riuscire a capire quali sono le emozioni di cui ha bisogno questa persona. Dobbiamo innescare dei meccanismi mentali per cui la persona entra in un'altra dimensione, una dimensione infantile in cui si sviluppavano forti attaccamenti. Per fare questo dobbiamo imparare ad osservare la comunicazione non verbale e i comportamenti dell'altra persona. In particolare dobbiamo fare riferimento a che cosa? Dobbiamo fare riferimento alla sfera sentimentale affettiva, alla sfera sessuale, alla sfera amorosa. Dobbiamo tenere presente che ci sono persone che danno sesso per avere affetto e persone che danno affetto per avere sesso. Questo lo fanno inconsapevolmente. Noi diamo ciò di cui non abbiamo bisogno e andiamo a ricercare ciò che abbiamo bisogno in profondità. Ora, supponiamo il caso di una persona che sia disposta a dare sesso per avere affetto. Se noi capiamo che la chiave di volta di questa persona è la mancanza di affettività, noi dobbiamo diventare degli spacciatori, tra virgolette, di affetto. Il che non vuol dire che dobbiamo per forza riempire questa persona di affetto, anzi, ma dobbiamo farci interpretare come gli unici in grado di erogare affetto. E com'è possibile che avvenga questa cosa qua? Bene, attraverso la comunicazione. Interagendo con questa persona noi dimostreremo affetto verso altri esseri. Potremmo raccontare storie del tipo, sai, ieri mi sono preso un cagnolino, un gattino, l'ho coccolato tutta la notte. Mi faccio vedere come un potenziale erogatore d'affetto se so che l'affetto è quella parte mancante. E quindi se la parte mancante è perché mancava da bambina o da bambino, e quindi vado a raccontare delle storie di bambini che non hanno ricevuto l'affetto dovuto dai genitori. Posso raccontare, pensa che c'è il figlio, la figlia di un mio collega che intorno ai 4-5 anni, e lì vado a cercare di beccare l'età, intorno ai 4-5 anni ha vissuto una situazione per cui il papà se n'è andato, si è separato, non lo vuole più vedere e quindi questa bambina ha perso completamente l'affetto del genitore. Una cosa e sta soffrendo molto a quell'età lì. Ecco, attraverso tutti questi discorsi io vado a fargli rivivere la sua mancanza d'affetto. È ovvio che devo capire, mi servono alcuni parametri, devo capire qual è il genitore che ti ha fatto mancare l'affetto. Potrebbero essere entrambi, potrebbe essere uno solo.
Per capirlo devo utilizzare sempre la comunicazione non verbale, devo parlare ad esempio della figura paterna, quanto è importante l'affetto della figura paterna, e se noto che su affetto di figura paterna questa persona ha un toccamento di labbra, viene in avanti, vuol dire che è proprio il padre che gli ha fatto mancare l'affetto. E allora racconterò tutta questa storia partendo dalla figura paterna del collega, insomma la storia di cui accennavo prima. È molto importante fare questo perché vado subito a somministrare delle emozioni molto forti. E allora capiterà che la sua sfera emotiva mi vedrà come un perfetto erogatore di tensione emozionale. E se io sono un perfetto erogatore di tensione emozionale, questa parte non potrà fare a meno di desiderarmi, non potrà fare a meno di compiacermi. E indipendentemente dal fatto che a livello logico-razionale io possa essere la persona giusta, produrrò un'attrazione fatale, un'attrazione che può andare anche contro quelle che sono le leggi logico e razionali, i costrutti logico e razionali di questa persona. Posso andare oltre e posso coinvolgere quindi su un piano molto profondo. Quindi l'unico modo per produrre un'attrazione fatale è quello di andare a far rivivere le stesse emozioni forti che questa persona ha vissuto nel passato, in quella parte che chiamiamo turbamento base, in quella parte che chiamiamo parte infantile, in cui si è formato, in cui è maturato l'imprinting. Che cos'è l'imprinting? Sono le emozioni forti che non si sono mai assopite, emozioni forti che non sono mai state soddisfatte. E noi spesso, anzi tutte le persone che si innamorano follemente, lo fanno perché cercano a livello logico-razionale di andare a finalmente, diciamo così, a superare quelle paure, quelle emozioni compresse a livello infantile, cioè a livello logico vogliono superare questo fatto, ma a livello emotivo invece vogliono semplicemente riviversi le emozioni. Quindi la combinazione è utile perché la parte logica dice va bene, io faccio questo, mi comporto in un certo modo perché questa volta vincerò. Insomma, la parte logica vuole rigiocarsi la partita del cuore per poter finalmente vincere. È come dire, prendendo come esempio la metafora di una partita di calcio, immaginate che una squadra perde la finale di Coppa di Champions League e allora l'anno dopo vorrà riviversi, vorrà rifare questa finale, vorrà riviversi la partita del cuore. Ma per riviversi questa partita del cuore deve, diciamo, allenarsi, dedicare un sacco di energie, mentre la parte emotiva non gli interessa niente vincere, anzi gli interessa partecipare per perdere, perché se perde vivrà emozioni molto più forti. Lo stesso discorso possiamo applicarlo, ad esempio, a una persona che va a giocare d'azzardo. Tutti quelli che vanno a giocare d'azzardo vanno con un desiderio logico di vincere, ma con un'esigenza emotiva di perdere, perché per la nostra parte emotiva la cosa veramente importante è viversi delle tensioni emozionali molto forti. Per cui la nostra sfera emotiva, che non distingue tra il bene e il male, che non distingue tra il piacere e la sofferenza, non ha nessuna difficoltà a innamorarsi di chi ti genera proprio quel tipo di emozioni, seppur sofferenti, emozioni di sofferenza, che tu hai già vissuto da bambino o da bambina. E quindi la vera abilità del seduttore, la vera abilità della seduttrice è quella di capire bene quali sono queste emozioni
e farle rivivere attraverso il comportamento, come nell'esempio che ho riportato in questo video. Se riuscirai a fare questo, genererai un'attrazione irresistibile, cioè la persona sarà fatalmente attratta da te, al di là di ogni logica, al di là di ogni ragionamento. Anzi, paradossalmente, più logicamente non vai bene, più si innamorerà. Queste sono le tecniche che possiamo utilizzare per generare un'attrazione fatale nella persona che ci interessa. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!